Salve a tutti, benvenuti in questo mio video dimostrativo. Senza perdere troppo tempo in introduzioni, vi spiego subito che questo è un applicativo che ho sviluppato per me, per le mie live su Twitch, per renderle un po' più accattivanti qualora giocassi giochi un po' più ansiogeni. Horror non ancora, però penso possa essere applicato su qualsiasi gioco. È indicato secondo me per chi vuole rendere appunto la live più accattivante e non spendere una cifra esagerata su un sistema ovviamente più studiato, commerciale, cose del genere. Quindi per quelli che soprattutto per gli streamer emergenti. Andiamo su desktop. Vi parlerò quindi di queste due applicazioni. La prima è la versione, cioè il lato client, che è un'applicazione Java per PC. Vi mostro ovviamente Windows, ma essendo Java funziona anche su Mac, su Linux, l'ho provata. E se riesco metterò degli screen appunto dei test. E quindi c'è la prima applicazione, questa client, e una seconda applicazione che è quella server, che sta invece sullo smartwatch. Dopo vi aggiungo screen e video del funzionamento di quell'applicazione. Nella descrizione rapida abbiamo questo pannello verde, quindi lo scopo è essere un'applicazione per tutti i software di streaming. Quindi non è fatta tramite qualcosa di specifico per OBS, Streamlabs o qualsiasi altra cosa. Funziona molto semplicemente, si fa un crop attorno a questo pannello verde o blu o qualsiasi altra tonalità vi serva, e così da poterlo usare ovunque. Quindi come vi ho detto, blue screen, green screen, e si possono scegliere altre tonalità casomai voi utilizziate già una chiave cromatica, come sto facendo anch'io per la webcam, e quindi voi vogliate semplicemente applicarla senza doverla cambiare o fare altri movimenti, altri cambi. Comunque molto semplicemente green screen, numerino, e qui abbiamo l'IP address. Mi raccomando, dovete stare sulla stessa rete non internet, stessa rete wifi. Non è necessaria una connessione internet. Io sono collegato qui, lo smartwatch anche deve essere collegato, lo prendo un attimo, sulla stessa rete wifi. Nel mio caso, che è un TicWatch S2, ho dovuto spegnere la connessione Bluetooth perché è come se prendesse la priorità e disconnettesse lo smartwatch dalla rete wifi. Una volta collegato, la prima cosa da fare è avviare l'applicazione, che mostrerà in alto l'IP e sotto un messaggio di starting. Fatto ciò, appena il messaggio di starting scompare e viene sostituito dai BPM che l'orologio sta raccogliendo appunto dal sensore, potete inserire l'IP nell'applicazione. Come potete vedere, ora il client sta ricevendo le informazioni dallo smartwatch. Ho aggiunto anche la possibilità di impostare appunto dei valori dopo i quali si colora di giallo e il secondo valore, superato il secondo valore, si colora di rosso. Questo per, diciamo, rendere ancora più visuale quanto il vostro cuore stia battendo veloce, quanto vi stiate spaventando nel gioco. Ovviamente a seconda dei vostri parametri, i vostri battiti, ognuno ha dei battiti diversi. C'è chi batte più velocemente e chi batte più lentamente il cuore. Cambiate queste threshold così che voi possiate appunto renderlo più personalizzato. Ovviamente a ogni modifica, mi raccomando, premete invio, perché altrimenti l'applicativo non prende la modifica. Stop connection se volete spegnerlo, e dopo una stop connection bisogna assolutamente spegnere l'applicazione anche sullo smartwatch. Ok, detto questo è più o meno tutto. Vi faccio vedere come funziona su OBS. Passo un attimo a Streamlabs per registrare OBS, così che non facciamo troppi e poi vi mostro gli screen della disponibilità dei vari PC.
Eccoci tornati, ora vi mostrerò come acquisire, diciamo, questo numerino e far sì che comunque si veda al meglio. Come potete ben vedere, quindi abbiamo la nostra schermata, all'interno della nostra scena aggiungiamo la fonte di cattura di una finestra. In automatico, appena metteremo il nome, vabbè, mettiamo questo di default per ora, in automatico cattura questa ultima finestra aperta. E noi facciamo ok, la spostiamo dove vogliamo e tenendo premuto Alt possiamo croppare l'acquisizione, la finestra acquisita. Croppate anche un po' di più, tanto lo spazio c'è, l'ho lasciato pure apposta e così siete sicuri di non lasciare bordi. Andando poi in sorgente video, visto che nel mio caso ho il green screen, quindi ho il filtro, la chiave cromatica già applicata, facciamo copia ai filtri, andando poi su cattura la finestra, la nostra nuova finestra, facciamo incolla ai filtri. Ok, quindi ora abbiamo il nostro numero dei nostri battiti. E mi raccomando, l'OBS, poi non so se anche gli altri software, se riducete a icona la finestra, non si aggiorna poi il numero dell'acquisizione, quindi tenetela aperta sotto, casomai ad OBS o sotto al gioco che state streamando, l'importante è che stia aperta. E poi comunque ho lasciato tutto lo spazio a destra del numero, lo potete tagliare se non vi interessa, però l'ho lasciato apposta per inserire casomai un'immagine, casomai vogliate inserire un'immagine. C'è un piccolo appunto che devo fare: lo spazio lasciato non è tanto per mettere un'immagine da parte vostra, ma più per un'implementazione futura di un load di un'immagine direttamente nel software. Quindi anche poi per quella cosa che dirò a breve della GIF che va a ritmo con il numero di battiti. Per esempio facciamo questo cuoricino statico, però diciamo che lo rende un po' più, cioè, capibile. Ovviamente si può mettere una GIF perché questa è a parte cioè non c'entra niente con l'applicazione, ve lo do come consiglio su OBS, casomai una GIF di un cuore che batte. Attualmente ci sto pensando di fare un aggiornamento dove la velocità del battito di una eventuale GIF dipende dal numero di battiti che ci sono a schermo. Non so se questa cosa la farò mai. Se venisse richiesta, se qualcuno dovesse comprare l'applicazione o donarmi qualcosa, effettivamente potrei lavorarci su, altrimenti penso che la lascerò così. Allora, per quanto riguarda Ubuntu, come anche per Windows, c'è la necessità di installare Java Runtime. Fatto ciò, andate nella cartella dove è presente appunto l'eseguibile e con il comando che state vedendo a schermo potete avviare l'applicazione. Da come si vede nel terminale, purtroppo la versione, cioè l'applicazione su Ubuntu ha un problema per quanto riguarda la creazione della cartella dove ci sono i settings, quindi le proprietà salvate che servono appunto all'applicazione per avviarsi una seconda volta con le preferenze che avete indicato nella sessione precedente. Ciò non inficia il funzionamento dell'applicazione, quindi funziona completamente. L'unica cosa è che ogni volta se doveste avere comunque colori diversi o threshold modificate, vanno reinserite ogni volta. Come potete vedere funziona tutto collegato allo smartwatch, anche in questo caso bisogna collegarsi allo stesso wifi come ho spiegato prima, e questo. Ora passiamo a macOS. Per macOS non ho una prova live, quindi bisogna accontentarsi degli screen, visto che non avevo un Mac e ho dovuto chiedere un favore. La prima cosa da fare è inserire l'applicazione tra le applicazioni affidabili, perché ovviamente il sistema operativo, non riconoscendo la firma, ve lo segnerà come un malware. Poi c'è la necessità ovviamente di installare anche in questo caso il Java Runtime, nel caso appunto in cui voi non lo abbiate già, e fatto ciò potete semplicemente eseguirlo come appunto su Windows.
Come vedete è formattato bene, a differenza di Ubuntu dove non è formattato al meglio. E qui inoltre c'è la creazione della cartella con le proprietà, quindi qui come per Windows le vostre preferenze, le vostre scelte verranno salvate. Questo è tutto, spero che il video sia stato utile, spero che scarichiate l'applicazione, spero soprattutto che vi sia utile per le vostre stream. Tanti auguri per le vostre stream e niente, ci vediamo al prossimo video o in live. Grazie a tutti, un saluto, un bacio, ciao.